Che cazzo fai? La nuova KTM 890 Adventure ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi il titolo di regina del mondo adventuring. Ruota anteriore da 21, 195 kg a secco, sella più confortevole, nuovo TFT da 5 pollici, sospensioni VP Apex da 200 mm di escursione completamente regolabili, il ben collaudato motore bicilindrico LC8 che spinge ma non stanca e in questa nuova versione anche un'ottima protezione aerodinamica grazie a un nuovo cupolino, più alto e ben ancorato alla moto. Ah, mi ero quasi dimenticato, sono volato in Portogallo per andare a provare la moto. Sono stato invitato da KTM per la presentazione della nuova KTM 890 Adventure, ancora non ci credo. Tutta questa professionalità non me la merito, ragazzi, non capite che sono scappato di casa. Ciao bambolina! Obiettivo della giornata, non farsi male, capito, faccia di me. Già devi ringraziare il cielo se ti invitano ai test press. In più se gli distruggi la moto è sicuro che non ti chiama nessuno. Via. Primi metri con la nuova KTM 890 Adventure. E devo dire che non lo so, mi sembra una biciclettina, un amore. No, nel senso, vi ricordate, io ho provato l'890R di Valentina che ho utilizzato per la Transitalia e non sto trovando grosse differenze di telaio. È una moto che io avevo sottovalutato, sono sincero, quando ho acquistato il 1290, ma perché esteticamente non mi piaceva. Poi venivo dal 1200 e ho detto ma non posso scendere così tanto di cilindrata, e invece una volta che l'ho provato, poi pensavo che i 20 kg di differenza in fuoristrada non fossero così evidenti, invece ragazzi è veramente un'altra moto. Now we start with a bit of off-road. It's gonna be all the day more or less like this, so swapping in between asphalt and off-road. I can see there is a little bit of mud, so it's gonna be interesting. Io ho già cambiato qua tutte le impostazioni, ho messo mappa rally, ve lo faccio vedere, ho messo mappa rally, risposta acceleratori street, livello di slittamento 1, ABS off-road. Dov'è il freno posteriore? Ovviamente si può invertire la base del freno posteriore, ma io non l'ho fatto. Considerate che abbiamo su le Pirelli Scorpion Rally STR che io avevo utilizzato sul... dove cazzo avevo utilizzate? Sul GS e erano gomme che mi erano piaciute per l'utilizzo che ne facevo con il GS, ovvero strada e qualche pezzettino in fuoristrada. E per carità non era malvagia, solo che le consideravo delle gomme prettamente stradali. Comunque guardate che bei trail che ci sono in Spagna. No, siamo in Portogallo, Federico. Portogallo-Spagna non è la stessa cosa. In che marcia sono? Fatemi capire, Federico. Ti devi dare una regolata. Capisco che tu sia eccitato. Adesso questo... Oh, questo è un lago e ti sto dando fine. Io vi ricordo sempre che non sono un pilota né tantomeno un giornalista. Sono semplicemente un utente medio con la passione per le moto che ultimamente si è spostato verso il lato oscuro, ovvero il fuoristrada, ed è incredibile come già dopo pochi chilometri questa moto ti metta a proprio agio. Aia, il casco! Sta piccola bestia! Ah! Sì ragazzi, si solleva bene anche questa. Che cazzo di moto che hanno fatto, porca puttana! Incredibile! Ma intanto guardate qua in Portogallo che posti della Madonna che ci sono. Dico, è incredibile con quale facilità questa moto riprenda anche a bassi regimi. Mo faccio la curva in quinta e la moto va. Borbotto un pelo all'inizio perché sono veramente a 1500 giri, ma poi riprende, quindi non devi neanche star lì tanto a smanettare col cambio. Allora, la sella è regolabile in due posizioni,
84 e 86 cm, con la sella rally acquistate altro mezzo centimetro. A me sembra un sogno tutto questo, essere in Portogallo per la prova della nuova KTM 890 e fino a 4 mesi fa ero a accarezzare gli yak in Mongolia. Vabbè Federichino, svegliati. Esteticamente secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, perché quando dovevo scegliere fra il 1290 e l'890, questa, come dire, il faro completamente staccato dal resto delle carene mi faceva storcere un po' il naso. Adesso cosa hanno fatto? Hanno messo questo fianchetto laterale e l'hanno, come dire, completata, e devo dire che oltre che sembrare una moto proprio da car, su questa versione che è l'Adventure il cupolino è più alto. Questo deflettore fa passare l'aria ma non dà fastidio al casco. L'unica cosa è che sì, le spalle sono leggermente scoperte. Hanno messo pure dei supporti in più, in modo tale da rendere più stabile eventuale supporto cellulare, navigatore. Il reparto sospensioni è affidato a queste VP Apex. Ok, ci sono le Pirelli Scorpion STR Rally di primo equipaggiamento che secondo me sono gonfie a pallettoni, e sento un po' di più le asperità rispetto alla R di Valentina che avevo provato. Però in fuoristrada sì, sentite un pelino più le asperità, però su strada è veramente un treno. Possiamo dare del gas, c'è da stare attenti perché la moto va su da sola, anche in terza, madonna! Freni potenti, impostiamo bene la curva. Federico, non la fare alzare, Federico! Cazzo, c'è il tornante, mannaggia te! Un po' di briciolo per terra, c'è da stare attenti, usciamo di curva a cannone, il quick shifter lavora a bomba, non ho più voce, frena! Wow! Ah, spero che mia madre non veda qua questo, che mi dice Federico non ti mando più a fare le prove! Wow! Wow! Madonna come frena! Discorso motore, mi ha stupito. Io che pensavo, non so, non mi potesse dare le stesse emozioni che mi dà il 1290. È vero, il 1290 quando dai gas praticamente ti strattona. Questo motore bicilindrico eroga 105 cavalli a 8000 giri e 100 Nm di coppia a 6500. Sicuramente ho sbagliato. E questo è il sound con lo scarico Remus. Non tralasciando il fatto che gli interventi di manutenzione al motore vengono fatti ogni 15.000 km. La sponda, il marrettone, avanza! Alcune moto in prova avevano le pedane maggiorate Power Parts, che in fuoristrada davano sì una superficie maggiore ed avevi più controllo in piedi, ma sui tornanti non era poi così difficile grattarle. Merito anche la posizione del serbatoio che abbassa il baricentro. Qualcuno dirà, basteranno 100 cavalli per fare un sorpasso del genere? Mamma mia. In queste situazioni comodissimo il cruise control, attivabile con questo pulsante. Anche questo è un optional, sappiatelo. Volevo mettere la mappa Rain per capire, ok, che si attivano di nuovo tutti i controlli, quindi il controllo di trazione e l'ABS, ma volevo capire più che altro la risposta all'acceleratore. Ok, probabilmente toglie un po' di cavalli e la risposta dell'acceleratore diventa molto più dolce. Questo è il nuovo TFT. Allora, riprende molto, anzi è uguale al mio 1290. Abbiamo gli RPM, il livello della benzina, la mappa, il livello della risposta dell'acceleratore e, se abbiamo installato le manopole, il livello delle manopole. Entrando nel menu abbiamo i riding mode, abbiamo il rally, street, rain e off-road. Grazie alla modalità rally possiamo controllare la risposta dell'acceleratore in street, off-road e rally. Dimenticatevi la mappa sport, non c'è più, è stata completamente sostituita dalla mappa rally.
E sempre tramite la Mapparelli possiamo anche regolare il livello di slittamento della ruota posteriore fino a 9 livelli. L'ABS acceso o spento. Questo è il controllo di trazione, può essere su on e su off su tutte le altre mappe, mentre sulla Mapparelli possiamo anche aggiustare il livello del controllo di trazione. Il quick shifter è attivo. Negli altri menu abbiamo informazioni della moto, la batteria, il livello di benzina, i chilometri fatti. Tramite questa impostazione possiamo anche impostare delle preferenze ai due tasti, veramente molto utile. Molto comodo il fatto che ABS e controlli di trazione rimangano disattivati dopo lo spegnimento se si utilizza la Mapparelli. Allora, mi ero dimenticato di farvi vedere una cosa. Abbiamo sia la presa USB che la presa 12 volt e non DIN. I ciclisti preferibilmente non li investiamo. Ok, tutto molto bello, ma credo che sia giunto il momento di passare alle cose serie, come si comporta in fuoristrada. In piedi, allora io sì, sono un po' inarcato in avanti, ma sapete quella cosa assurda? Che più inarcato sono, più controllo ho della moto, ecco. Mi sono dimenticato di cambiare marcia, però lei riprende con assoluta facilità. Una piccola derapatina nel marrettone, ecco che ha tirato dritto. Anche da seduto, come si riesca a guidare bene. E mi piace tantissimo la risposta dell'acceleratore, cioè tu hai un controllo assoluto di quello che è il motore ed è bellissimo. Riesci a gestire bene la frenata, soprattutto quando vai in mezzo alle pozzanghere e non ti vuoi bagnare. Abbiamo affrontato ogni tipologia di terreno in fuoristrada e grazie al baricentro basso sui tratti veloci la moto non si scomponeva, sui single track avevo il pieno controllo anche a bassa velocità e il cerchio da 21 aiutava proprio sul sasso smosso, ma le sospensioni copiavano meno rispetto alla versione R che avevo provato. Sul fango, nonostante le gomme, con un minimo di gas costante andavi via senza grossi problemi. Sulla sabbia ho avuto un po' di problemi, ma perché è un terreno a me sconosciuto e dove mi dovrò allenare parecchio. Vieni indietro. Ole, la pressione della camera. Meno male che c'era qualcuno che mi faceva vedere come portare la moto sulla sabbia. Così è come la fanno i pro, così è come la fa il marrettone. E sapete qual è la cosa assurda? Che dopo episodi del genere non ho avvertito nessun calore dal motore. Allora, pensavo che il cupolino alto potesse dare qualche fastidio in più in fuoristrada, invece no. Ma anche se ti metti tanto avanti non hai grossi problemi. Poi ovviamente se hai un gran manico con l'890 Adventure puoi fare anche queste cose. It was a bit tricky, eh? Non queste altre. Allora, mentre come al solito io mi sono impantanato sulla sabbia, volevo parlarvi di questo demo mod. Qualcuno l'ha criticato. Praticamente i primi 1500 km la moto è full option, quindi quick shift, Mapparelli e tutto. E quando dice, ah ma poi quando fai il primo tagliando te li tolgono. Ok ragazzi, prima vi davano la moto e voi dovevate scegliere se mettere questi optional o meno, ma non li avete mai provati, il prezzo era sempre quello.
Adesso vi danno per 1500 km la possibilità di provarli e fidatevi che una volta andate a fare il primo tagliando li metterete, quindi almeno vi provate, pagare e sorridere. Che bella il Portogallo, guarda come sono sorridenti le persone. Hello mister. Cioè ragazzi, io sono appena tornato e sto lavorando per voi, sono veramente uno stacanovista. Allora, ultime considerazioni. Vabbè, intanto spero che il video vi sia piaciuto o che perlomeno vi sia stato utile, abbiate preso qualche spunto. Tanto lo so che ve la comprate, inutile che fate così. No, stavo scherzando. Io sono ancora un po' incredulo dell'esperienza che ho fatto, quindi non lo so. Grazie KTM, grazie alla Madonna, non lo so. Secondo me è la scelta migliore per gran parte dei motociclisti, o perlomeno chi si sta avvicinando al mondo adventuring e chi vuole invece una moto con la quale divertirsi senza fare troppa fatica e con un approccio già più ready to race, ecco, mettiamola così. Difetti? No, durante la prova non ho riscontrato grossi problemi. Il mio modello ogni tanto quando la accendevo non mi permetteva più di regolare lo slittamento della ruota posteriore, dovevo spegnere il quadro e riaccenderlo. Sì, avevo bisogno dei riser perché per quanto potessi controllarla bene e in piedi, ero comunque molto chinato in avanti, quindi avevo bisogno dei riser. Spero che abbiano risolto questo problema alla frizione, che è l'unico problema noto che conosco della 790 e dell'890. Disponibilità da fine gennaio, 2 le colorazioni, arancio e bianco, e l'altro colore era arancio e tipo grigio, fucile, cannone, qualcosa del genere. Prezzo sparo intorno ai 14,5, non lo so, ho inventato così un prezzo a caso. E per il resto niente, ho già la scimmia qua, anzi ne ho due King Kong qua. Ciao ragazzi. Che questa moto mi sta creando gelosia. Quale? La KTM 890? Sì, non mi sembra giusto che tu la stia corteggiando più di come fai con la tua ragazza. Cioè, buongiorno principessa e a me una tua foto poco romantica seduta sul water. Ti fai i capelli e la barba per uscire con lei, Sì. cioè cose che per me sono inaspettate. Secondariamente ti vesti bene e a me continui a propinare quel giubbotto di Bucato. E poi vede l'ultima cosa, cioè la porti in posti romanticissimi, ho visto delle inquadrature al tramonto. A te dove ti porto? In Camporella, in mezzo alle fratte, scusa. Perdonami, io ti dico voglio andare in un posto romantico, mi porti a fare off e quasi muori, cioè non lo so, devo essere gelosa di una moto, Beh, fin quando è una moto e non un'altra donna. Vabbè, ma tu l'hai trattata come la tua donna. Perdonami. Farò il possibile per recuperare, dai. Ecco, ma a lei hai regalato anche un mazzo di fiori, perché se avessi visto questo già ti bloccavo, era finita. Cioè... Vediamo se ne racchetto 2 rose qua sotto l'hotel. Guarda, ti giuro, fai quello, ti giuro, posta una foto con la moto con un fiore di sopra, è finita tra di noi.